Welcome home! Ciao, io sono Giusy e oggi in questo video voglio farvi vedere qualche acquisto recentissimo che ho fatto per la casa per l'autunno, per un po' rinnovare, dare un sapore appunto un po' più caldo, un po' più autunnale. Vi dico subito in quali negozi ho qui un po' di cosine, vi dico subito in quali negozi ho fatto shopping. Sono stata da Pepco, da Teddy e da Real. Real per me è un negozio nuovissimo, è appena arrivato in zona, in un piccolo centro commerciale che c'è dalle mie parti. E devo dire che è interessante. Da Ariel ho preso solo due prodotti, due oggetti, uno ve lo faccio vedere oggi, uno lo vedrete nei prossimi video perché è già appeso e ve lo farò vedere in qualche clip in prossimi video in cui appunto girerò poi come organizzo tutti questi oggetti, come ho deciso di posizionarli in casa, tutti questi oggetti, questi acquisti nelle prossime settimane in questo periodo autunnale, perché oggi li vedremo semplicemente così, ve li farò vedere, ve li racconterò un po' il perché li ho presi, perché li ho scelti, facciamo una bella chiacchierata insieme. Se avete voglia mettete stop, prendete un caffè, io l'ho appena preso e quindi è un video un po' così chiacchiericcio e poi nei prossimi video invece, quando riprendo la casa, le mie routine, la mia quotidianità, li posizioneremo insieme appunto nei vari ambienti della mia casa. Quindi se siete interessati vi invito a iscrivervi al canale, così rimaniamo in contatto, voi mi fate capire che mi supportate, mi aiutate veramente a far crescere questo canale che è ancora all'inizio e mi fate capire che insomma i contenuti che creo vi piacciono, e poi iscrivervi al canale vi fa insomma rimanere in contatto, se cliccate anche sulla campanellina vi arrivano nuovi avvisi, insomma tutte queste cose le sapete già sicuramente. Allora iniziamo quindi subito da Real a vedere. Allora, prima di tutto vi dico quello che non vi farò vedere oggi, è una cornice, o meglio un insieme di cornici da appendere al muro, molto bello, colori molto tenui, non necessariamente caldi, però che danno molto rilassamento. Una cornice da appendere al muro. In questo momento ho lasciato dentro le foto originali che vengono vendute insieme alla cornice, perché quando l'ho appesa ho detto sono veramente belle, sono veramente delle fotografie piacevolissime da vedere, deliziose, allora le sto lasciando. Però ecco, l'intento mio e della mia famiglia è quello di poi mettere nostre fotografie. L'altro acquisto che ho deciso di prendere, oddio forse ho l'inquadratura un po' vicina, no? È questo cestino che io ho deciso che utilizzerò come sottovaso di alcune piante di media grandezza che ho per la casa, per l'interno, e l'ho trovato molto bello, mi piace molto l'intreccio, sembra qualcosa di artigianale perché è irregolare, non sembra proprio industriale, ha i due colori, uno un po' più scuro, uno un po' più caldo, e insomma mi è piaciuto. Questo all'esigenza può essere utilizzato, appunto nella mia testa sarà un coprivaso, però può essere utilizzato in varie maniere, quindi un portamollette, uno svuotatasca all'entrata, che però non ci sarebbe male. Oppure è anche bello cambiare nel corso dei mesi, delle settimane, delle stagioni, perché a meno che non mi si sporchi con la terra, ma ho intenzione di usarlo come coprivaso di un vaso che è già completo, quindi se sto attenta a dare l'acqua non dovrei rovinarlo. Però ecco, l'ho trovato molto carino, molto semplice, ma sono le cose che piacciono a me, quindi semplici, versatili e di materiali naturali. Bene, andiamo avanti. Allora, qui un po' di cose di Pepco e un po' di cose di Teddy. Iniziamo con Teddy. Allora, prima di tutto vi faccio vedere questo, che secondo me l'avete già visto in un video perché l'ho già utilizzato, sono andata a recuperarlo in cucina. È un tagliere bellissimo a forma di cuore. L'avrei voluto un po' più chiaro come legno un po' che tende al giallo, però mi è piaciuto. Aveva già la sua cordina da appendere, io sapevo già dove metterlo, aveva il suo gancio, poi l'avrete già visto sicuramente in cucina nei video, nei prossimi video lo vedrete. L'ho già usato, quindi insomma è un tagliere, lo vedrete, bello, mi è piaciuto un sacco. Sempre rimanendo in tema cuore, che in verità la forma cuore non è una forma che io prediligo per la casa.
per gli oggetti, non metterei mai una cornice a forma di cuore, la vedo un po' troppo, un po' too much. Però invece, forse li ho anche oggi, sì, invece per i gioielli mi piace, delle cose di Pandora a forma di cuore, ho un gioiello, una collanina d'argento vecchia di mia mamma a forma di cuore. Per i gioielli non mi dispiace, ho degli orecchini a lobo, ecco, per le cose della casa no, però questo l'ho visto abbastanza soft. Un'altra cosa, allora li metto qua, quelle che vi faccio già vedere, un'altra cosa a forma di cuore che ho trovato carina sono questi sottobicchieri a tema love. Allora, io sottobicchieri li uso tantissimo perché ho la casa, l'arredamento è principalmente in legno e quindi delicato. Ho legni di vario tipo, di varia natura, però è legno. Quindi in famiglia beviamo il caffè, beviamo il tè, adesso arrivano le tisane, ma anche d'estate le bibite, i succhi di frutta, le centrifughe, e quindi bisogna stare attenti. Mi piace usare sotto i bicchieri. Ne ho già alcuni, però quelli che erano in uso, li avete già visti, anche quelli nei video, erano un po' primaverili, avevano colori un po' accesi, oppure ho quelli natalizi, quindi rossi coi fiocchi di neve. Ecco, volevo qualcosa di più neutro, adesso proprio mi sto dando molto ai colori così del legno, della natura, vedrete che sono tutti acquisti un po' di questo genere, mi piacciono molto, penso che siano colori che nell'ambiente trasmettano sensazioni di calma, di spensieratezza, di rilassamento, di ordine. Bello, e in autunno si inizia a entrare un po' più in casa, a me piace vivere il giardino, ma si inizia un pochino a entrare più in casa, quindi è bello anche portare la natura dentro casa e per cui mi piace. Ve ne sto aprendo uno, penso di aver fatto un rumoraccio nel vostro microfono. Ok, lo apriamo insieme perché ne ho presi due, ogni confezione ne ha 4, quindi in verità sono 8 sottobicchieri, pensavo 3 invece sono 4, bene, e 1,55 € l'uno. Il tagliere non me lo ricordo, 7 euro, una cosa così, non me lo ricordo perché l'ho già usato. Adesso ne apriamo uno, quindi sono tutti così, tipo è sughero, vediamo se c'è scritto esattamente il materiale. Sottobicchiere, perché che pentole abbiamo, delle Barbie? Sottopentola in sughero, quindi insomma anche materiali naturali, hanno tutti, chiaramente sono tutti uguali, hanno la scritta Love. Adesso forse in videocamera li vedete un po' più gialli di quello che sono perché sto usando il ring, perché a quest'ora la luce in sala non è il massimo. Devo ricordarmi sempre di registrare al mattino, però molto carini, hanno il buchetto sempre a forma di cuore e quindi li vedrete nei prossimi video quando beviamo le tisane insieme, ci rilassiamo e belli, soddisfatta. Sono 8, 1,55 € e 4, bene, ok. Poi, sempre per decorare la casa per l'autunno, fare un po' più atmosfera, rendere la casa un po' più calda, accogliente, ho preso degli accessori. Non volevo prendere qualcosa di autunnale, di troppo finto, come quelle collane, catene di foglie finte gialle, arancio, di plasticose. Ecco, a me quelle cose non piacciono assolutamente. Se avete visto tutti i miei video, ma anche gli scorsi video di un anno fa, che poi sono i miei primi video sull'autunno, sapete che a me piace decorare la casa con cose proprio semplici, prese in giardino, prese nelle mie camminate in campagna, della natura, quindi pigne, rami, e lo faremo ancora anche quest'anno, tranquilli che lo faremo. Quindi non mi piace, anche non mi piacciono i fiori finti, io ho piante o vere, vive, da dargli da bere, o piante, fiori secchi. Ma finti no, non ho assolutamente. Sì, vabbè, ho un bouquet di che fiore è quello? Un bouquet di tulipani, e sono bellissimi, artigianali in legno, ecco, sono finti chiaramente, però in legno. Non ho piante in plastica, no, non ne ho assolutamente. Allora, quindi ho preso questi due oggetti sempre in legno, erano carini. Uno è questo, vediamo se è un altro cuore, ma quel giorno lì si vede che è un periodo che, mettiamoci a fuoco, che sono innamorata, non lo so, sicuramente
speriamo, di mio marito almeno e dei miei figli. Quindi un altro cuore da appendere, o un muro alla porta d'entrata, dentro, fuori, insomma volevo che mi era piaciuta la scritta, un po' il motto che vorrei che ci fosse nella mia famiglia. Quindi non ve lo leggo in inglese, ve lo leggo in inglese, ve lo leggo, non ve lo leggo, ve lo leggo. Family, no dai, non ve lo leggo in inglese perché la mia pronuncia è veramente pessima. Comunque il senso della scritta, ve la faccio leggere, ve la traducete, è che noi non dobbiamo avere tutto insieme, però insieme siamo tutto, ok? Questo è un messaggio molto bello, perché è un messaggio che voglio dare ai miei bambini, che noi siamo comunque una famiglia fortunata, perché non ci manca niente, abbiamo una casa bella, abbiamo sempre un piatto caldo o fresco in base alla stagione in tavola, ci siamo fatti le vacanze, quindi veramente non possiamo lamentarci di nulla, dobbiamo solo che essere grati. Però chiaramente non è che abbiamo tutto quello che uno può immaginare o volere, c'è sempre di più. Quindi il messaggio mi piaceva che insomma non è che dobbiamo avere tutto, perché intanto insieme siamo già tutto, ci bastiamo, quando siamo insieme abbiamo tutto quello di cui abbiamo bisogno. Ecco, mi piaceva un po' questo messaggio, carino, forse un po' country chic per i miei gusti, però ci stava. Poi questo legno qua veramente mi piace un sacco, e sempre di legno, carino, così era tenerissimo, non potevo... questo scusate, io se volete sapere i prezzi ditemelo, perché questo 2 euro, il cuore, 2 euro. E invece questo qua, appunto, dicevo tenerissimo, non potevo lasciarlo lì. C'erano anche materiali per riprodurlo, però ho detto no, tanto Giusy non hai tempo, non lo fai, e quindi prendilo. Ho già fatto questo ricetto meraviglioso, ma quanto è bello col suo cordino, è legno, fatto in legno. Mi spiace che adesso questa luce faccia vedere un po' giallo, proviamo a cambiare la luce, farò disastri. Allora, per farvi, io e il ring non andiamo d'accordo. Giallo. Beh, questa è la migliore, che è un po' la luce media naturale, però vabbè, questo era bellissimo il ricetto, legno naturale più spento di come lo vedete voi, 1,55 euro, e anche questo da appendere in casa, ditemi se non fa autunno. C'erano anche cose in plastica, oggetti, ma veramente volevo materiali naturali che durassero nel tempo, quindi non usa e getta sicuramente. Questo ci terrà compagnia in tantissimi prossimi autunni. Bene. Per attaccare questo ho preso questi gancetti, li ho già aperti per provarli per un'altra cosa, anche se non li ho utilizzati. Sono 9 gancetti a 1 euro, sempre da Teddy. E in verità voi li vedete bianchi, ma sono trasparenti, se ve li faccio vedere così, sono trasparenti, hanno chiaramente il dietro bianco da mettere anche sulla porta, appunto per questi piccoli oggettini, chiaramente non tengono su la ghirlanda natalizia, però questi piccoli oggettini o qualcosa in cucina, 1 euro, ho detto proviamo, non li ho ancora provati, non so ancora la tenuta, vi farò sapere. Poi sempre bello, vi lascio un pezzo bellissimo, dopo abbiate pazienza che arrivo, abbiamo ancora tutto l'altro da vedere. Ho preso un pochino di cose, ma ho speso veramente pochissimo. Ho preso questi funghetti sempre in legno, sono confezioni da 2, questi erano un po' più cari perché 2 funghetti 1 euro, ho preso questi 2, magari se ve li metto dritti. Sono in legno, c'erano anche un sacchettino con più funghetti, ma erano proprio in plastica e non mi piacevano. Anche questi molto carini, arancioni, 1 euro, questi sono 4, belli. Penso di metterli nei vasi delle piante per fare un po' più atmosfera autunnale, nelle piante interne, perché essendo legno ho paura che poi fuori prendano umidità. Devo provare, però pensavo per decorare un pochino la casa d'autunno nei vasi delle piante interne. Questo ok. E poi, ma che cosa ho preso? Questo bellissimo, non so se si capisce così, non l'ho ancora aperto. Questo adesso ve lo faccio vedere, però lo vedrete nei prossimi video e lo decoreremo insieme. Quindi ho preso questa base che comunque è in legno.
con l'idea di decorarlo con i frutti della natura, quindi foglie, rami, pigne, edera, e poi mi farò ispirare. Quindi siccome sono tutte cose che poi magari si degradano nel corso dei giorni, delle settimane, sarà un oggetto che proprio andrò a riallestire, riorganizzare nel corso di tutto l'autunno e inverno, e poi può essere anche riutilizzato per la primavera e per l'estate. Di cosa sto parlando? Di questo, ok? È un cerchio di legno nato, fa un po' di riflesso così, un cerchio di legno con una corda e delle mollettine di legno nato per mettere le foto. Però allora lo apro e vi faccio vedere. Allora, questo l'ho pagato 5 euro e secondo me non era male per tutti gli usi che se ne può fare. Allora, semplicemente è un cerchio così doppio, come quelli, avete presente il tombolo per ricamare, perché qua si allarga, ok, si allarga. Quindi io posso creare spessore tra i due cerchi per far passare il filo e le mollettine, la corda e le mollettine date in dotazione, ma io posso far passare anche i rami, l'edera, vedete, si apre, poi si richiude, e quindi mi ha ispirato tantissimo perché è una cosa semplice, basica, che però veramente può ispirare varie decorazioni, e ho intenzione di utilizzarla con decorazioni della natura, che sapete che sono sempre le mie preferite. Questo sempre Teddy. Adesso passiamo, Teddy è finito, spero di non essermi persa nulla per casa, ma non mi sembra, mi guardo in giro ma non credo. Adesso passiamo a Pepco. Ecco, questa è l'unica cosa che ho preso in plastica, ma mi serve perché ne ho uno simile che uso tanto e si pulisce, si lava, è in plastica ma sarà eterno, che è questo vaso. Vediamo se si vede la trama. Quindi è quasi come fatto a maglia. È un vaso piccolino in plastica per le orchidee piccole o i ciclamini, o adesso c'è anche la, come si chiama quella pianta lì? Io sono convinta che si chiami Erica, però quella che ho fuori, che una mia era morta dall'anno scorso. Però ecco, per come vaso per le piante piccoline, questo posso metterlo anche fuori, perché ho visto che fuori le cose in legno, sottovasi in legno, o mi si macchiano, prendono umidità. Vi ricordo che io abito in campagna, quindi questo si lava e è plastica, però dai, è una plastica infinita, quindi questo almeno ce lo si può concedere. Ah, scusate, questo l'ho pagato da Pepco poco, 1,30 euro, qua sotto c'è il prezzo. Allora, cosa vi faccio vedere? Allora, queste sono delle spugne da cucina. Bisogna stare attenti quando si prendono le spugne da cucina, mi è capitato anche dove c'è scritto vegane, biodegradabili, perché in verità solo una parte è biodegradabile e spesso la parte abrasiva è in plastica, quindi guardate bene le etichette. Questa è dichiarata tutta pura cellulosa e quindi poi è tutta insomma organica, biodegradabile. Dove buttarla, secondo da indicazioni, materiale riciclabile, carta, quindi è biodegradabile, ma non vuol dire che va buttata poi nell'umido, ma va buttata nella carta. Allora, certo che se la uso e si impregna di detersivi, come dire, normali, chimici, allora chimici, tutto è chimica, diciamo di chimica, anche l'acido, vabbè, avete capito, insomma detersivi normali, non sostenibili, non ecologici, io fossi in voi la butterei nello sporco normale. La spugna si biodegrada, però un po' la spugna assorbe questi prodotti. Io utilizzo tutti detersivi biodegradabili e sostenibili e quindi mi sento serena poi nel buttarlo nella carta. Se qualcuno rispetto a questo ha qualcosa da dire, scrivetelo, perché magari sbaglio io, Questo canale è vero che parla di minimalismo e sostenibilità, ma io non sono una professionista in questo campo, non sono una chimica, non ho fatto scienze ambientali, quindi io vi dico quello che faccio e quello che penso sia giusto fare e quello che ho capito che sia efficace fare in questo marasma di informazioni che abbiamo anche contraddittorie. Però se sbaglio ditemelo, perché ci sono state le persone che mi dicevano no, guarda che questa cosa è così, quindi da quello che capisco io, se utilizzo
detersivi, prodotti sostenibili, poi posso buttarla nella carta. Chiaro che una spugna si usa con un prodotto, no? Però fatemi sapere. E questo l'ho pagato, non c'è sì, c'è scritto 2 spugne 1,30 euro. Non economicissimo, però insomma neanche troppo. Allora, poi voglio farvi vedere, vediamo cosa abbiamo. Ok, allora tengo questi per ultimi. Questo, vediamo, è un bellissimo cesto, guardate che colori. Ma sento qualcosa dentro? No, è solo un'etichetta. È un bellissimo cesto che ho pagato 10 euro, ma è grande. È un cesto che dentro ha, aspetta che ci sono dentro delle etichette, che dentro ha la plastica perché probabilmente è pensato proprio per essere un coprivaso e non un sottovaso. Usate sempre i sottovasi con questo perché sennò rischiano, cioè non ci deve essere dell'acqua che scende, però ha la plastica interna protettiva. Si può usare o anche per la legna magari. Io lo userò come coprivaso, poi nei prossimi video vi farò vedere come, e ho scelto questi colori perché c'era solo così, però mi è piaciuto e ho scelto di comprarlo perché ha colori comunque naturali. Questo verde anche voi forse lo vedete più brillante di quello che è, invece è molto soft, non dico che sia un salvia perché è chiaro, però è molto soft, molto rilassante. Anche qui portiamo un po' di verde di giardino nella natura. Molto bello anche la trama, consigliato, grande così 10 euro, di solito sono anche più di 20 euro, ne ho visti da Real, vasi così, li ho visti che li sparavano anche a 30 euro, anche no, ecco. Poi ho preso questo, allora era tantissimo tempo che volevo un pochino sostituire la mia biancheria da cucina, in verità vorrei sostituire piano piano anche quella da bagno. Io vivo da sola, nel senso sono andata a convivere, poi mi sono sposata nel 2007, quindi insomma le tantissime cose che uso sono ancora di quel periodo lì dell'inizio, perché era un po' il corredo che mi aveva fatto mia mamma. Va benissimo, grazie mamma, perché aiuta a risparmiare, a non pensare a 200 cose quando devi fare casa, quindi me lo sono trovato già fatto, però anche è vero che non sono cose scelte da me, che nel tempo i gusti sono cambiati, parliamo comunque nel 2007, magari lei li aveva presi anche qualche anno prima nell'idea, quindi insomma i colori, le texture, e poi io cucino tantissimo, siamo 4 in famiglia, l'asciugatrice, insomma le cose si rovinano al di là dei gusti, quindi era un periodo che pensavo che piano piano mi sarebbe piaciuto prendere qualcosa di mio gusto e un po' più nuovo, un po' più bello, perché io penso veramente che minimalismo sia anche scegliere e usare quotidianamente le cose belle che ci piacciono, che ci fanno star bene, che ci fanno star bene nel guardarle, nel toccarle, sia come gusto, fantasie, colori, ma anche come materiali. E quindi vabbè, ho deciso di farmi un regalo e rinnovare un po' la mia biancheria. In questo caso sono partita dalla cucina, quindi da Pepco ho trovato questi, io li chiamo strofinacci da cucina, asciugamani da cucina, è un trio, anzi ho preso 3 tri, sì, da 3 euro, un trio costa 3 euro, ce la posso fare, abbiate pazienza. Allora, uno è sulla Toni del verde, questo fiore molto bello, questa riga molto semplice, questo sembra quasi di lino, è cotone, hanno comunque il gancetto per essere appesi, poi l'etichetta la toglierò. Adesso la prima cosa che andrò a fare dopo avervene parlato sarà assolutamente quello di andare a lavarli, sicuramente non li metto dal negozio alla cucina. Però ecco, questo verde è floreato, ha questa riga e poi ha questo bellissimo verde con questa, cos'è, tipo nido d'ape, insomma. Però veramente molto belli i colori, i materiali, spero che poi al lavaggio reggano. Dopo questo trio verde che mettiamo a lavare, ho preso questo trio rosa. Allora qua adesso il colore secondo me è sfalsato, ma che colore ho? Comunque è un rosa antico, come si dice questa fantasia? Damascato? Più o meno, no, non è proprio un damascato, il damascato è tono su tono, vero? Boh. Comunque questo, allora secondo me sono piegati diversamente o sono di misure diverse, magari sono piegati diversamente
ve lo saprò dire nel prossimo video quando lo aprirò. Quindi questo rosa così, sempre una righina delicatissima, fatto un po' più a rombo, e poi invece tinta unita sempre con quella trama nido d'ape, un color non è bianco, neanche questo rosa è una base bianca, ma è una base crema, sì, un crema, e questa base tinta unita. Li vedrete quando cucino, quando cuciniamo insieme, quando puliamo. E poi mi è piaciuto tantissimo il primo. Questo colore è uno dei colori miei preferiti, che tra l'altro mi sta anche bene, perché il rosso mi sta male, ma il bordeaux, anche se non è che si indossano gli asciugamani, però mi è piaciuto tantissimo questa trama, no, questo disegno mi è piaciuto un sacco. Quindi anche qui la base non è bianchissima, non è bianco ottico, però vabbè, è più sul bianco, un bianco sporco, con questo fiore sul bordeaux. Mi è piaciuto tanto. In combinata poi c'era quello a righe, questa volta la riga è un po' più importante, però mi piaceva molto l'abbinamento dei colori. E poi anche in previsione, magari questo lo lascerò per il Natale, proprio un rosso scuro, un bordeaux, che comunque a me piace. Ecco, cerco di avere la cucina neutra, la mia cucina è neutra, la mia cucina è vecchia, anche quella è del 2007. Non penso di cambiarla a breve, anche se mi piacerebbe, perché è una cucina riadattata dalla casa vecchia, quindi la mia cucina sembra un po' incompleta perché quella di adesso è molto più grande, quindi però non lo farò. La cucina è un costo, soprattutto se vuoi farla bene, e non è il momento. Però ecco, sono fortunata perché ancora ai tempi avevo scelto un colore neutro, e guardo di là perché la cucina è di là, e quindi posso giocare con gli accessori, con gli asciugamani, le presine, le pentole, un vaso piuttosto che un altro, quindi è versatile nel corso della stagione. Penso che nella prossima cucina farò la stessa cosa. Comunque sceglierò un colore di base neutro, non credo bianco, però neutro, sicuramente che abbia a che fare col legno, in modo che poi nelle stagioni, negli anni, si può variare, non ci si può stancare giocando con i colori. Credo che sia come per la sala, un po' tutta la mia casa è una base neutra, e poi posso giocarci con i colori. Vedete che anche i cuscini del divano, il divano l'ho scelto neutro. Ok, quindi questo è l'ultimo trio. Bene, vi ho fatto vedere tutto, spero vi siate divertiti. Fatemi sapere se questi video vi piacciono, se vi divertono, vi rilassano. È un modo per tenerci compagnia. A me piace condividere quello che compro, il perché lo compro, e mi diverto molto a registrare questi video, quindi spero che piacciono anche a voi. Nei prossimi video, nei prossimi video vedrete tutte queste cose in uso, posizionate. Ci divertiremo insomma a arredare la casa insieme in tema autunnale. Sicuramente più andrà avanti l'autunno è appena iniziato, e come notate sono ancora mezze maniche, quindi è più un fine estate che un autunno, anche se ho voluto mettere questi colori un po' più anche qui della terra, ma come dire, fa caldo ancora. C'è stato un paio di giornate in cui è rinfrescato, ma è tornato subito il caldo, quindi sto aspettando che l'autunno, la natura mi regali i suoi colori, per poi iniziare a decorare anche l'interno. Se volete aspettare con me, nei prossimi video ci incontriamo e accoglieremo questi cambiamenti piano piano. Anche perché devo dire che non condivido assolutamente questa tendenza ad anticipare i tempi, cioè ad agosto, soprattutto sui canali, le youtuber americane, sempre della casa. Mi piace molto guardare, vedere anche altre persone di altre anche nazionalità come arredano la casa, per avere idee e spunti. Però non mi piace la tendenza ad agosto facevano già vedere lo shopping autunnale o di Halloween, o forse loro hanno la festa di ringraziamento, e adesso che è appena iniziato l'autunno già vedo video sullo shopping natalizio. Sapete che io ho un altro canale professionale, sono educatrice professionale, mi occupo anche di mindfulness, di meditazione, di educazione emotiva, e credo molto nel godere e vivere del momento presente. Anche in queste cose, cioè perché ad agosto devo pensare all'autunno, ad Halloween, perché adesso devo pensare al Natale. Godiamoci adesso l'autunno, appena iniziato, abbiamo davanti 3 mesi, il Natale arriverà, dai, fine novembre ve lo concedo, ma ricordiamoci che sarà autunno fino al 21 dicembre, quindi godiamocelo questo autunno, che sembra che l'autunno duri 2 settimane, ma non è così.
Quindi per vivere l'autunno secondo i tempi della natura abbiate pazienza, perché qui le foglie sono ancora verdissime, non hanno ancora iniziato a cadere dagli alberi, e quindi le mie decorazioni naturali e semplici della campagna non posso, perché sono ancora verdi. Ok, adesso smetto di parlare, vi aspetto nei commenti, scendo subito a leggerli, e grazie veramente per essere stati fino qua. Ci vediamo prossimamente, prestissimo, nel prossimo video. Ciao!